Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Bene, oggi vi porto due novità di Brondi 2024, due cellulari per anziani, due cellulari senior, ma sono dei cellulari che secondo me stanno prendendo piede anche tra i giovani. Per tutte quelle persone che sono stanche di avere lo smartphone, che siamo sempre rintracciabili, che siamo sempre alla vista di tutti, ci sono sempre più persone che sono stanche di tutto questo mondo e che vogliono tornare ai cellulari delle primissime generazioni, come questi due cellulari qua. Cioè, vogliamo tornare al cellulare e non più allo smartphone. Il cellulare usato per chiamare, il cellulare usato per mandare il messaggino. Punto. Bene, a parte questa breve introduzione, perché vi faccio per la prima volta un video di due cellulari insieme. Allora, sono una novità del 2024, quindi volevo farvi capire soprattutto perché davanti a dei Brondi voi vi starete chiedendo come mai ci sono alcuni che si chiamano amico leale, in questo caso è l'amico leale, in questo caso è il flipper, certi c'è la scritta amico e certi no. Perché questo? Perché comunque sono sempre dei cellulari senior, quindi dei cellulari con dei tasti grandi e tutto il resto, ma tutto il gruppo Brondi Amico hanno delle particolarità che li distingue da tutti gli altri Brondi normali. E adesso andiamo a vedere che cos'è. Allora, partiamo subito dal Brondi Flipper, che è la novità, diciamo, di Brondi, perché ha un'estetica un po' particolare. E adesso andiamo a vederlo. Allora, all'interno cosa troviamo? Troviamo sempre il ringraziamento, grazie per il cliente, e adesso vi faccio vedere il telefono. Come vedete è sempre un telefono a conchiglia che si chiude, ok? Però guardate quanto è compatto. È largo, ma è molto compatto. E adesso ve lo confronto con il Brondi Leale che magari vi faccio vedere. Solo un attimo. Eccoci qua. Così vedete anche la differenza. Guardate. È quasi, cioè è un bel pezzo più largo perché basta vederlo, ma è molto più stretto, quindi può stare tranquillamente nel taschino. L'altro giorno l'ho venduto a un cliente che aveva il taschino, lo tiene sempre sul taschino della giacca o della camicia e questo ci stava perfettamente, questo sporgeva. Sì, è più largo, ma comunque è più piccolo. Sembra una pochettina, quella da trucchi, ed è molto interessante. Quindi adesso torniamo al flipper, così vediamo anche un attimo che cosa offre. Abbiamo all'interno il caricabatteria, che ormai sono tutti USB-C, perché tutti quanti gli attacchi sono USB-C, come vedete, e quello sarà lo standard. Una batteria, che adesso andiamo a mettere su, così vediamo anche, qua, così vediamo che cosa c'è dentro, che cosa possiamo fare. Eccoci qua. Allora abbiamo doppia SIM, che sono due nano SIM, come vedete. La slot per mettere una micro SD, quindi una memoria espandibile. La batteria è questa, ed è da 800 mAh, quindi un 2 giorni dovremo farle tranquillamente. Vado a inserirla dentro, che va messa, vedete, così, con la scritta flipper sopra, e chiudiamo la nostra cover. Ok? Qui, come vedete, la particolarità di questo telefono ha la fotocamera, ha il flash e anche la torcia, ma sono queste tre icone qui, che sono dei LED di notifica. Se ci arriva un messaggino abbiamo il telefono chiuso, abbiamo il LED se ci arriva una chiamata, che abbiamo una chiamata persa, e poi qui è la batteria quando si sta scaricando. Lo apriamo ed eccolo qua, il nostro cellulare. Tasti belli grandi, come vedete, e ben divisi uno dall'altro, suonerie molto forti, tasto verde per rispondere, tasto rosso per chiudere la chiamata. Altre particolarità sono questi tre tasti qui, che sono dei tasti molto veloci. E vedete che il tasto accensione non è più sul tasto qui per mettere giù la chiamata, ma c'è un tasto dedicato che adesso noi andiamo ad accendere. Abbiamo il tasto dedicato per la fotocamera, il tasto dedicato per i messaggi e il tasto dedicato solo per la torcia. In più possiamo registrare fino a 9 numeri di chiamata in diretta. Suonerie molto alte, un bel schermo grande e dei bei numeri che vediamo molto molto bene. Chiuso è così.
visto da dietro sono così, qua ci sono dove ci sono gli altoparlanti, la nostra presa USB-C, il microfonino, e non ci sono tasti laterali, che può sembrare una banalità, però non abbiamo i tasti laterali che quando mettiamo in tasca possiamo alzare e abbassare la suoneria. Che tante persone vengono a lamentarsi, ah ma non voglio i tasti laterali perché altrimenti alzo e abbasso la suoneria. Bene, il menu è il classico menu di Brondi che ho già fatto anche su altre recensioni ed è fatto così. Vedete che lavora in questo senso qua, abbiamo 4 icone e non 3 come al solito perché il display è molto largo. E vedete qua utilità, rubrica, messaggi, il classico diciamo menu di Brondi, sveglia, calcolatrice, calendario, Bluetooth, al Bluetooth, quindi potete anche collegare qualsiasi prodotto, torcia, stile del menu, eccetera. Secondo me un cellulare compatto, bello, nuovo, alla moda e nello stesso tempo però con dei tasti molto grandi e ben divisi. Questo è l'importante per questi cellulari qua. Quindi non dobbiamo confrontarli con dei cellulari o degli smartphone. Questi sono dei cellulari che nascono per fare il cellulare, non lo smartphone. Quindi per chiamare, mandare messaggi, basta. Che abbiano tanta suoneria, eccetera. E adesso volevo farvi capire, perché mentre faccio questa recensione vi sto parlando, sto pensando a certe cose che non ha questo cellulare qua, che adesso ve lo faccio vedere sull'Amico, che invece tutti quelli che sono denominati Brondi Amico hanno. Bene, allora, penso di avervi detto tutto quello che c'era da dire, perché anche facendo un riassunto qui, flip attivo, che quindi se mi arriva una chiamata posso aprire lo sportellino e già mi risponde in automatico. Dual SIM l'abbiamo visto, fotocamera da 1,3 megapixel, l'USB-C l'abbiamo detto, la torcia ve l'ho fatta vedere, slot per micro SD che appunto andiamo ad aggiungere e i messaggini. Quindi quello che dovevo dirvi ve l'ho detto di questo telefono. Adesso invece voglio farvi vedere l'Amico Leale, che già all'interno della confezione vediamo che c'è un qualcosa in più, che è questo qui, che è il controllo remoto, di cui io ogni volta ricordo sempre che è molto importante questo controllo remoto qui, soprattutto se abbiamo delle persone care che abitano lontane. E che cosa significa? Che tramite dei codici, e questo solo per il gruppo dei cellulari denominati Amico, ok? Possiamo controllare a distanza, quindi se abbiamo un'amica cara o un nostro parente più stretto, dobbiamo andare ad aggiungere il numero in rubrica, dobbiamo andare a cambiare la suoneria, ci sono tutti dei codici, come vedete qui, per cambiarli da distanza tramite dei codici mandati con un SMS. Benissimo, e questa è una delle prime differenze. Poi, dietro, vedete c'è il tasto SOS, quindi possiamo mettere dei numeri che di solito sono più vicini, oppure al numero, non so, il 118, eccetera. Premo il tasto qua, la persona sta male, partono 5 chiamate, se non rispondono altri ciclo, per un altro ciclo ancora, fino a 3 cicli di chiamate e di SMS di emergenza. E il tastino rosso è qui, cioè il tastino SOS è qui. Altre funzioni in più che ha l'Amico sono questi due tasti qua. Sono dei due tasti che io, le persone che chiamo più spesso, magari voglio dire a mia mamma, mamma guarda che se vuoi chiamare io o mia sorella o mio fratello, tieni premuto questo tasto qua e chiami senza cercare il numero direttamente nella nostra rubrica. E questa non è una cosa da poco. Abbiamo anche qui il flip sempre attivo, quindi mi arriva una chiamata, tac, rispondo. Abbiamo anche qui, come le flipper, le icone se abbiamo perso una chiamata, del messaggio o della batteria. Il controllo remoto ve l'ho detto, vedi e chiama, si può vedere chi posso chiamare direttamente. Abbiamo un volume molto alto, fatto apposta per le persone anziane di questo prodotto qui. Abbiamo il testo SS che abbiamo visto dietro, 11 memorie dirette, prima ne avevamo 9 sul flipper perché possiamo mettere l'1, 2, il 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Qui abbiamo 9 più le 2 che vi ho detto prima, sono 11. Abbiamo una batteria un po' più piccola e che dura un po' meno, quindi secondo me un giorno e mezzo lo fate tranquillamente. E adesso andiamo a vedere anche all'interno della confezione che cosa troviamo. Troviamo sempre il caricabatterie, sempre USB-C, quindi non più micro USB, ormai sono tutti USB-C come vedete qui. Non abbiamo
i tasti laterali per alzare e abbassare il volume li hanno tolti, finalmente, dopo tante lamentele, e adesso vi faccio vedere il cellulare acceso. Allora, teniamo via questo, così, hoppa, mettiamo qua. Ah, ecco, da farvi vedere che qui la differenza è che non sono due micro SIM, ma è una SIM normale e una mini SIM, più la micro SD. Quindi a differenza del Flipper che ha due micro SIM, qua abbiamo una SIM normale e micro SIM. Quindi l'intermedia. Mettiamo sulla batteria, mettiamo sulla cover, eccoci qua, e accendiamo il nostro smartphone. Quindi togliamo la pellicola e lo accendiamo. Bella forma ovale, si vede molto molto bene. Tasti tutti retroilluminati, un bel tastino per dare l'ok, quindi anche facile da spiegare. E poi il classico menu, messaggi, rubrica, registro chiamata, multimedia, impostazioni, utilità. Dentro l'utilità abbiamo Bluetooth, torcia, calendario, calcolatrice, sveglia, orologio mondiale, servizi SIM, eccetera. Numeri belli grandi, con, sentite? Quindi abbiamo anche la voce che ci dice i numeri che abbiamo premuto, che possiamo comunque sempre disattivare. E ho fatto un video come fare a disattivare questa funzione qua. Come ho fatto un video anche per il controllo remoto, se volete andarlo a vedere, e per tante altre funzioni come aggiungere i numeri SOS, come aggiungere i numeri rubrica, eccetera, eccetera. Quindi penso di aver fatto tutti i video possibili e immaginabili. Se non ci sono, ditemi cosa manca che cercherò di fare anche altri video. Bene, quindi che dire, sono dei cellulari molto semplici, dei cellulari per persone anziane e dei cellulari che comunque stanno prendendo piede anche tra i giovani, come vi dicevo prima. Belli, i tasti sono ben divisi. Il problema delle batterie, secondo me, sono state migliorate tantissimo perché vedo meno ritorni già dal Magnum 4, eccetera, a differenza del Magnum 3 che le batterie dopo un po' andavano. L'assistenza è buona di Brondi perché comunque basta chiamare il numero verde e loro vi rispondono. Vi rimetto qua tutti i due prodottini giusto per farvi vedere qual è quello più indicato per voi. Ci sono altri modelli che sono usciti nuovi ma hanno poche differenze, quindi ho voluto portarvi questi due qua che sono più particolari. Vediamo un attimo sempre qua sull'elenco delle caratteristiche del nostro amico Leale, se ci siamo dimenticati qualcosa. Abbiamo parlato del flip attivo, del viva voce, chiamate soccorso SOS, controllo remoto, fotocamera sempre da 1.3, dual sim, ok, torcia, quindi per il resto abbiamo detto tutto quello che c'era da dire. Quindi sono due telefoni diversi ma molto simili per l'utilizzo. Bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale che è gratuito e attivate il tasto delle notifiche. Grazie a tutti e arrivederci.